Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi non vi faccio assolutamente perdere tempo con eventuali presentazioni, anche perché è una bellissima giornata e siamo nella stagione più bella dell'anno. Dico solo una cosa: benvenuti ai nuovi arrivati sul canale e bentornati ai vecchi. Ovviamente con vecchi mi riferisco a chi ci segue da tempo e sa tutto di noi. Comunque, nello scorso video pippone, dove abbiamo trattato le borse gonfiabili della Lobo, ci siamo lasciati con una frase che potrei definire il contrario di emblematica, e cioè che in questo video avremmo trattato un accessorio unico per il suo genere, ma che al tempo stesso io in primis non saprei definire se una cagata o una figata pazzesca. Per rispondere a questa curiosità abbiamo una sola strada, e cioè quella di testare. Però potrebbe essere curioso anche capire perché abbiamo la curiosità di testare quando sulla carta c'è già qualcosa che non ci convince. Per rispondere a questa domanda mi metto comodo, perché la risposta riguarda un'informazione da un lato e una sensazione puramente personale dall'altro. Per l'informazione vi leggo un commento fatto nello scorso video da Fabio, il quale scrive: li avevo visti a EICMA, prodotti in Cina e importate da una ditta siciliana. Innanzitutto grazie Fabio per essere sempre presente e per i tantissimi e bellissimi commenti, ma tornando alla tua informazione devo dirti che per quanto riguarda prodotti in Cina, giustissimo, il brand Lobo è cinese e tutta la produzione avviene all'interno dello stato della Cina. Mentre per quanto riguarda importate da una ditta siciliana, devo aggiornarti Fabio, perché da post EICMA 2025, possiamo dire anche inizio 2026, la distribuzione del brand Lobo è stata affidata in maniera esclusiva al gruppo Sefo. Ma chi è il gruppo Sefo? Sefo Group è un importante gruppo industriale italiano specializzato nella meccanica di precisione e nella produzione di componenti e accessori di alta gamma per il settore delle due ruote, moto e biciclette. Per farvela semplice e non annoiarvi, parliamo di un gruppo che racchiude 4 storici marchi del Made in Italy: CNC Racing, specializzato in componenti ricavati dal pieno per moto; L'Hitech, noto per accessori tecnici e parti speciali da pista; Braking, marchio iconico per sistemi frenanti ad alte prestazioni, anche in questo caso moto e bici; il quarto, Racetech, punto di riferimento per componenti e accessori dedicati al mondo dell'off-road e del motocross. Praticamente plastiche particolari, kit dedicati al Tenere 700, alla Cove, a tutto il mondo che ruota intorno all'off-road. Ma perché vi sto dicendo questo? Perché voglio condividere un concetto che mi sta particolarmente a cuore. Rubo una frase di un mio carissimo amico: noi, e per noi intendo noi italiani, non siamo secondi a nessuno per quanto riguarda la meccanica di precisione. Queste aziende appena elencate sono quelle aziende che potremmo definire tranquillamente il fiore all'occhiello per quanto riguarda la progettazione e realizzazione di prodotti finiti inerenti il mondo delle due ruote. Parliamo di accessori che alla vista solo una parola potrebbe venire fuori, e cioè wow. In Italia abbiamo menti e aziende che per quanto riguarda la meccanica di precisione mi rendono particolarmente orgoglioso. Non ci soffermiamo ovviamente solo sulle aziende elencate, ma abbiamo delle realtà che ci hanno fatto e ci fanno conoscere in tutto il mondo. Ma tornando al discorso puramente sensazionale, io con l'azienda Lobo non ho nessun tipo di rapporto diretto, ma al motoraduno che abbiamo fatto a Trodica di Morrovalle abbiamo conosciuto perché insieme a me c'erano anche altri motociclisti. Colgo l'occasione per salutare Fabio e Roberto. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con l'amministratore delegato del gruppo Sefo, il quale è arrivato con il suo bellissimo GS 1300 Adventure super accessoriato, con il mio stesso casco, una Rai Tour X5 di colore nero opaco, al quale aveva applicato un accessorio che quando l'ho visto mi ha fatto dire: ma che roba è? E dato che penso che oggi più di ieri le persone sono il vero valore aggiunto, nel senso che sono le persone a fare la differenza, ho chiesto a Stefano, l'amministratore delegato del gruppo, con il quale per empatia ho avuto una certa affinità, di lasciarmi un proprio feedback a riguardo. E sapete cosa mi ha detto? Francesco, all'inizio ero un po' scettico, poi dopo un paio di mesi di utilizzo devo dirti che è qualcosa di sensazionale. E qua si chiude il cerchio, perché spesso mi scrivete nei commenti: Francesco, ogni volta che guardo i tuoi video pipponi la mia carta di credito trema. Ecco, se porto determinati prodotti sul canale perché da un lato sono curiosissimo di tutte le novità che girano intorno al mondo della moto, dall'altro lato perché voi nei commenti, ma anche nelle persone che incontro lungo la strada, vedo delle moto super accessoriate e super accittate che mi mettono una voglia pazzesca di provare la novità. Quindi facciamo largo sul tavolinetto, anche di qua, e prendiamo il cofanetto. Vengo vicino per mostrarvi modello, brand e codice. Brevissima presentazione, parliamo di un pillock che potremmo definire futuristico, 2.0, ma andiamo per gradi. Non a caso sul tavolo ho messo gli ultimi due caschi che stiamo utilizzando. Questo lo conoscete benissimo, lo Shuei Neutec 3, l'ho portato sul canale. Questo l'ho utilizzato negli ultimi 6 mesi tra Perù, Ecuador e Colombia, lo
sempre portato sul canale, ma li ho messi vicini non per fare un confronto, anche perché parliamo di tipologie di caschi differenti. Qua abbiamo un modulare e qua abbiamo un crossover, ma solo nello Shoei troviamo il visierino parasole, cosa non presente sulla Rai Turix 5. Ora non voglio entrare nel merito della scelta fatta da Shoei rispetto alla Rai, della sicurezza attiva rispetto a quella passiva, perché andremo fuori tema. Quello che posso dirvi è che la mancanza del visierino parasole negli ultimi 6 mesi di viaggio un po' l'ho accusata. Qualcuno potrebbe dire: ma Francesco, non è che hai iniziato ad andare in moto ieri? Quando hai scelto il casco non ci hai pensato a questa problematica? La risposta è assolutamente sì, e non pensavo di risolverla con i classici occhiali da sole, perché ogni volta che cambia la luminosità ambientale devi sempre fare questo giochino qua, cosa assolutamente non comoda e non sicura. Ma pensavo di utilizzare questi occhiali con le lenti di ultima generazione fotocromatiche che si scuriscono con la presenza dei raggi ultravioletti. So che ora faccio la stessa figura di un husky, ma andiamo avanti. Questa soluzione delle lenti fotocromatiche non ha dato buoni esiti e devo dirvi che un po' lo immaginavo, ma non pensavo così tanto. Ora smontiamo entrambe le visiere e cerco di mostrarvi il motivo. Qua abbiamo la visiera della Rai, qua la visiera dello Shoei, e questi sono gli occhiali, ripeto, di ultima generazione con le lenti transition, quindi più veloci per passare dal chiaro allo scuro e viceversa. Questa è una lampada che emette raggi ultravioletti, vediamo quanto tempo impiega la lente a diventare scura. Via! Come potete vedere il passaggio è quasi immediato, ma se la spengo vi lascio la camera accesa perché per tornare trasparente come l'altra impiega diversi secondi. Saranno passati 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 28, 29, 30, ancora si può vedere al centro una parte più scura. Parliamo di circa 40 secondi per tornare completamente chiara. Ma se prendo gli occhiali e li posiziono direttamente dietro alla visiera, addirittura attaccati, guardate questa cosa. Vado anche vicinissimo. Praticamente la lente non si è scurita minimamente. Questo perché le visiere dei caschi di ultima generazione di fascia alta hanno giustamente la protezione contro i raggi ultravioletti. Non dobbiamo dimenticarci che una lunga esposizione al sole nelle ore centrali nuoce alla salute della pelle e anche dei nostri occhi. Ma nell'utilizzo in moto cosa comporta? Applicare il pillock, cioè l'accessorio che si trova dietro alla visiera che serve per l'antiappannamento, applicarlo come accessorio fotocromatico ha poco senso. Perché la visiera esterna bloccherà il passaggio dei raggi ultravioletti. Inoltre utilizzare una visiera fotocromatica ha comunque i suoi limiti. Perché quando noi siamo all'interno della galleria la visiera ovviamente sarà chiara. Quando usciremo abbiamo visto che impiegherà pochissimo tempo a scurirsi, ma attenzione, perché se noi siamo fuori dalla galleria la visiera sarà scura per effetto dei raggi ultravioletti, ma quando entreremo in galleria saremo costretti a sollevarla perché, come abbiamo visto, impiegherà tantissimo tempo a schiarirsi, e questa cosa assolutamente non va bene per la sicurezza. Inoltre, per essere precisi e scrupolosi e non creare soprattutto fraintendimenti, vi ho detto che il pillock fotocromatico ha poco senso, ma non che non funzioni. Guardate questa cosa: se spariamo la luce dove è presente il pillock e la spariamo subito fuori, succede questo: la lente si scurisce dove non si trova il pillock. Quindi nella zona dove è presente il pillock avremo una doppia protezione contro i raggi ultravioletti. Il pillock fotocromatico funziona, però ho detto non ha tanto senso, in quanto mettere qualcosa di fotocromatico dietro a una visiera che ha la protezione contro i raggi ultravioletti significa rallentare il processo di transizione. Ma è altrettanto vero che non avevano alternativa, perché per i motivi suddetti è giusto che ci protegga dai raggi ultravioletti. E dopo questo pippone penso che possiamo essere d'accordo tutti sul fatto che la presenza del visierino parasole sia un elemento che aumenti il comfort e anche la sicurezza nell'andare in moto. Ovviamente ragazzi, io ho caricato la mano sull'argomento perché possiamo andare in moto senza occhiale fotocromatico, senza visiera fotocromatica, senza visierino parasole, eccetera eccetera. Questo lo diamo per scontato. Però è anche vero che la tecnologia va avanti, le moto di oggi non sono più quelle degli anni 90, e se qualcuno
ha pensato a rendere automatico questo passaggio dal chiaro allo scuro e viceversa alla velocità della luce, perché non provarlo? Quindi con una curiosità pazzesca passiamo all'unboxing. Allora, qua abbiamo il cofanetto in stile iPhone, dima per la posizione, libricino delle istruzioni e qua in basso a destra trovate il QR code per il video dimostrativo, gomma piuma ovunque per la protezione, ok, salviettine e patch per la preparazione, cavo da USB-A a USB-C per la ricarica, il nostro visore a cristalli liquidi e qua al centro in questo buchetto abbiamo la nostra centralina con il sensore di luce ambientale. Seguitemi senza tanta attenzione perché è tutto estremamente facile. Qua abbiamo il nostro visore a cristalli liquidi, il bordo che vedete tutto intorno parallelo di circa 4-5 mm, leggermente più trasparente, è un biadesivo, perché lui sarà letteralmente incollato alla nostra visiera, non è come un pillock che andrà a pressione, ma ci tengo a sottolineare che l'adesivo non è strong, quindi se un giorno volessimo toglierlo non rovineremo assolutamente la nostra visiera. Qua sulla destra troviamo 3 linguette, quella in alto servirà per togliere la pellicola protettiva da questo lato e quindi per incollarlo. La seconda servirà per togliere la pellicola protettiva dall'altro lato una volta incollato. Sulla terza troviamo un biadesivo 3M perché nella parte posteriore abbiamo il contatto elettrico. Centralina rivestita completamente in gomma con un solo tasto centrale multifunzione, poi vedremo come utilizzarlo. Sensore luce ambiente, sportellino in gomma con all'interno una presa USB di tipo C per la ricarica. Nella parte posteriore troviamo un biadesivo 3M, ma fate attenzione a questo spazio perché servirà per alloggiare il cavo in eccesso, ma lo vedremo durante l'installazione. Cavo super sottile perché passerà intorno alla visiera e sarà incollato tramite questo biadesivo, contatto che si aggancerà a quello del visore. Primo passaggio da fare, controlliamo se funziona, quindi visore in questa posizione con la protuberanza verso di voi, centralina in questa posizione ed andiamo ad allineare i 2 contatti, leggera pressione. Per accenderlo basta tenere premuto un secondo il tastino e controllare il visore. Avete visto un lampeggio? Il visore è acceso ed è in modalità automatica. Quindi se noi punteremo la luce sul sensore il visore si scurirà. Ma guardate la velocità pazzesca di 0,01 secondi per il passaggio da chiaro a scuro. Scuro, chiaro, scuro, chiaro. Poi premendo nuovamente per un secondo vedremo 2 lampeggi, i quali ci indicheranno che siamo passati dalla modalità automatica a quella manuale. Infatti ora con una leggera pressione scuro, chiaro, scuro, chiaro e la luce non cambierà nulla perché siamo in modalità manuale. Per tornare a quella automatica un secondo, un solo lampeggio e il visore si scurirà automaticamente con la luce del sole. Vi chiedo scusa perché ho dovuto lavorare un po' con le luci, l'ISO della camera per trovare la giusta luminosità per far funzionare in automatico il sensore, ma poi lo vedremo bene con il test on the road. Adesso lo installiamo. Prima cosa da fare, togliamo il pillock, allarghiamo un po' la visiera, lo solleviamo sganciandolo. Ok, una leggera pulita perché sicuramente ci sarà ancora la polvere dei viaggi precedenti. Prendiamo la confezione con tutti gli stickers, questi sono per la dima esterna, questa la salviettina bagnata, quindi la sequenza è prima, seconda e terza. Ora però rimontiamo la visiera sul casco e posizioniamo la dima. Dima posizionata con le patch in dotazione cercando di rimanere più centrati possibili. Come riferimento avete 2 triangolini per la mezzeria, poi magari potete utilizzare anche i fori del pillock sia a destra che a sinistra. Adesso smontiamola nuovamente per il lavoro più delicato. Quindi salviettina umida, cerchiamo di pulire bene. Quando si fanno queste cose prendetevi 5 minuti di calma non apparente ma reale, perché poi una volta incollata non si può tornare indietro. Ok, primo passaggio andato. Ora asciughiamo cercando di controllare anche contro luce se è rimasto qualcosa. Sembra quasi perfetta. Ultimo passaggio cercando di non toccarla con le dita. Poi patch antipolvere. Ma tu guarda un moscerino, guardate un moscerino che si è infilato tra la dima e la visiera nella parte esterna. Bastardone.
Ora, facendo un passettino alla volta, ne stacchiamo una parte iniziando dal lato sinistro, rispettando ovviamente la dima, sempre con la massima calma. Ok, continuiamo a staccare. Ogni tanto ripassiamo sopra l'adesivo senza esagerare con la pressione. Secondo me conviene anche leggermente piegare la visiera, perché penso che poi si incolli meglio quando la visiera stessa ritorni in posizione. Ultimo pezzo, togliamola tutta e l'ultimo pezzo facciamolo aderire con calma. Ok, ci dovremmo essere. Togliamo la pellicola interna. Ok, lavoro terminato, sono super soddisfatto, però voglio darvi un consiglio: quando partite con l'incollaggio del visore partite 1-2 mm prima rispetto alla dima esterna, perché ovviamente la lunghezza interna, per via dello spessore della visiera stessa, è come se fosse leggermente superiore, o meglio, cerco di farvi capire: se partite nello stesso punto poi arriverete un po' più lunghi, quindi la centratura sarà leggermente compromessa, ma parliamo di circa 1-2 mm. Altra cosa che voglio condividere, ma non so se ci riesco, ci proviamo: la zona di chiusura dove abbiamo l'adesivo, se guardate, ora la sto spingendo con il dito, aspettiamo un po', perché esternamente è incollata bene dappertutto, ma se guardate nel punto di taglio tra i cristalli liquidi e l'adesivo, dopo un po' abbiamo 1-2 mm di zona frastagliata, è come se si staccasse un po'. È più un discorso estetico, perché in tutto il perimetro del visore c'è contatto. Passaggio successivo: incollare la zona del contatto per poi posizionare la centralina. Arrivati all'altra parte un po' più delicata del lavoro, collegate la centralina e forse da questa prospettiva riuscite a capire quando vi ho detto che in questo punto c'è lo spazio per inserire il cavo in eccesso. Infatti, se guardate, ho fatto questa piega a grandi linee. Prima di togliere l'adesivo ci dovremmo essere, perché questo dovrebbe essere il risultato finale, ovviamente con il cavo aderente alla visiera, perché sotto abbiamo il biadesivo. Quindi vamos, togliamo anche gli altri due, 1 e 2, a grandi linee ci dovremmo essere. Anche la centralina l'abbiamo collegata, ma qua devo dirvi un'ulteriore cosa, e cioè la base della centralina è perfettamente dritta, ma in questo casco, in questo punto, la visiera è leggermente bombata, quindi l'adesivo 3M non toccherà in ugual maniera in tutta la superficie. Questo è poco rilevante a livello funzionale, perché la centralina è super leggera, quindi non va da nessuna parte, però è giusto che ce lo sappiate. Inoltre il cavo in questo punto, cioè dalla zona dell'attacco fino alla curva, non rimane aderente con l'adesivo 3M, perché l'adesivo stesso è molto delicato, appiccica poco. Potrei metterne uno leggermente più strong e anche un po' più spesso, tipo quello della centralina, ma anche in questo caso non è importante per il funzionamento. Rimontiamo la visiera e andiamo a fare un giro tutti insieme, cercando di farvi salire in sella con me, anzi di portarvi direttamente dentro al casco. L'idea folle è quella di attaccare una camera direttamente sulle mie lenti, in maniera tale di farvi vedere quello che i miei occhi vedono, ma pensate a chi mi incontra lungo la strada in questa maniera, da TSO. Allora, in questo momento sto andando con il viserino parasole abbassato e il visore in modalità automatica. Guardate, in zone in penombra si scurisce e si schiarisce. Sollevo il viserino parasole. La velocità del passaggio dal chiaro scuro è pazzesca, parliamo di 0,01 secondi. Adesso è scuro, se copro diventa chiaro. Magari si riuscirà a vedere bene anche il passaggio dall'esterno tramite questa camera. Devo riconoscere che la vista è nitida, abbasso anche il viserino, così sommiamo le due cose, risollevo il viserino
Dai che proviamo la sensazione di guidare con un occhio solo, non c'è nulla da ridere, però mi fa sorridere il contesto. In questo punto con il sole coperto il sensore indica che comunque deve rimanere scuro, infatti guardate, ma siamo al limite perché ora è diventato chiaro, adesso scuro di nuovo. Comunque se vogliamo passare alla modalità manuale basta tenere premuto un secondo, doppio lampeggio, e ora posso decidere di lasciarlo sempre scuro oppure sempre chiaro. Infatti in questo punto che il sole filtra non si schiarisce mai. Piccola pressione ed è sempre chiaro, ma rimettiamolo scuro e rimettiamolo in automatico. Un secondo, un solo lampeggio, ora modalità automatica, e ripassiamo nelle zone dove il sole filtra. Guardate come switcha tra chiaro e scuro. Dopo questo montaggio sono stato io a richiedermi il TSO perché sono diventato scemo per farlo, però una cosa importante che devo dirvi: dalle immagini il passaggio dal chiaro allo scuro non sembra significativo, mentre nella realtà dei fatti la differenza è notevole. Questo perché le camere sono impostate in automatico, quindi gestiscono ISO, luminosità, shutter, eccetera eccetera, quindi quando davanti hanno qualcosa che blocca l'ingresso della luce compensano cambiando tutti i parametri. Altra cosa interessantissima e super nerd, proprio per la tecnologia del visore, magari in alcune clip vi sarà sembrato che il visore è più scuro anche da spento. Attenzione, questo riguarda la tecnologia a cristalli liquidi. Praticamente se noi lo guardiamo perpendicolarmente la luce filtra al 99%, quindi l'immagine è super chiara e nitida, ma se noi lo guardiamo a 60-70 gradi, a causa della posizione dei cristalli, l'immagine sembrerà un po' più buia. Ora qualcuno giustamente potrebbe dire: Francesco, ma perché l'hai applicato sul Neotech 3 e non sulla Rai, dato che lo Shuei è provvisto di visierino parasole? Questo perché noi fra circa 2 settimane partiremo per un viaggio super tranquillo a livello di fondo stradale, faremo tanti chilometri e questa tipologia di casco la reputo migliore rispetto all'altra. Inoltre, importantissimo, andremo verso nord, sicuramente prenderemo tanta pioggia, la temperatura varierà tantissimo da caldo a anche a freddo, e questo visore ha un trattamento idrofobico, significa che non avrà nessun tipo di problema con l'umidità. Sappiamo benissimo che i pillock, se la guarnizione non aderisce perfettamente, qualcosa all'interno si infila, quindi non vedo l'ora di testarlo on the road in condizioni estreme. Il sensore si illumina di rosso quando è sotto carica, la ricarica possiamo farla con qualsiasi tipo di caricatore del cellulare o la porta del computer. Nella descrizione tecnica attestano una lunga durata e consigliano di ricaricarlo prima di un tour di più giorni. Se siete arrivati fino qua, anche voi avete bisogno del TSO. Comunque in diretta la luce è diventata verde perché è carico e per la ricarica ha impiegato circa un'ora. Ma a parte questo dettaglio, dobbiamo fare assolutamente i complimenti a questa azienda che ha provato a realizzare qualcosa di unico come le borse che abbiamo visto nello scorso video. Ovviamente ha i suoi limiti che scaturiscono dal fatto che è un visore generico, è pensato per il 99% dei caschi presenti sul mercato. Il top sarebbe quello di avere un visore per ogni casco. Vi faccio un esempio: è un po' come l'auricolare generico e l'auricolare dedicato. Se cercate la massima precisione, la lunghezza dei cavi, la posizione delle casse, la soluzione più precisa è quella per forza di cose dove il produttore del casco e il produttore dell'interfono hanno lavorato in sinergia, ma in questo caso, ribadisco, non potevano fare diversamente, anzi bisogna ringraziarli per averci provato a creare appunto qualcosa di nuovo. Francesco cosa pensa? Francesco pensa che questo è il futuro, perché il futuro, se guardiamo qualsiasi cosa, riguarda l'automatismo e la velocità. Non costa pochissimo, ma se lo paragoniamo ad un semplice pillock, considerate che la centralina ha anche un sensore di movimento. Se da 5 minuti a 2 ore non viene utilizzato, va in modalità inattiva. Se viene in qualche maniera mosso, si riaccende da solo. Se per 2 ore non viene utilizzato, si spegne da solo. Questo per dirvi che non hanno lasciato nulla al caso, addirittura la superficie è antigraffio. Spero che il video sia stato piacevole ed interessante. Come sempre cerco di metterci il massimo
massimo impegno. Se avete qualche domanda scrivetela sotto nei commenti. Come dico sempre, non faccio questi video per farvi acquistare il prodotto, anzi in questo caso l'ho fatto per conoscere il prodotto insieme, perché io in primis non lo conoscevo. E solite raccomandazioni: se avete riscontrato un buon lavoro, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, lasciate un hype e noi ci rivediamo al prossimo video pippone. Fate i bravi, ma non troppo. It's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell.